Facendo un rapido bilancio del 2016, ho guidato 155 2005 V6T, Bugatti EB 110, Diablo SV, ho fatto un rally di 90 km di prove speciali con una macchina bloccata al 70%, con gomme a stampo vecchie sulla pioggia. Insomma, ho vissuto una bella serie di sogni automobilistici che sono i sogni di un po' tutti noi. L'ultima di queste è stata proprio la 12 cilindri quadriturbo di Campo Galliano. Eppure, voi ci credete che con un 1000 3 cilindri da 75 cavalli non vedevo l'ora di guidare questa macchina? Non vedevo l'ora davvero. Siamo a Soave, in provincia di Verona, dove si fa l'omonimo vino bianco DOC. All'ombra del castello Scaligero, con clima tipicamente veneto, farò su e giù per le colline con la Mini De Tomaso Turbo. La bambina snob di Innocenti, diventata un petardo da quasi 170 all'ora sotto la gestione dell'argentino, era a suo tempo il più piccolo motore turbo di serie al mondo. Le permetteva uno 0-100 in circa 10 secondi e io sono curiosissimo di sentire come va. Perché mai dovrei essere contento di guidare una macchina con 3 cilindri della cilindrata di una motosega che ci mette più o meno 7 anni ad arrivare a 100 all'ora? Perché? Numero 1, lo sapevate che questa qui è stata disegnata dallo stesso signore che ha dato vita alle forme della Miura, della Countach e della Stratos? Ebbene sì, la Mini Innocenti, che poi è diventata Leyland, che poi è diventata De Tomaso, è figlia, anche lei, del maestro Marcello Gandini. E effettivamente, se ci fate caso, si vede. Perché? Partiamo subito proprio dall'estetica. Ci vuole un po', in effetti, a farci caso, ad accorgersi che c'è dietro una mano così importante. Ma ci sono dei dettagli che comunque ce lo fanno capire. Intanto la superficie vetrata è quasi pari alla superficie lamierata. Quindi guardando le fiancate, guardando il parabrezza e l'unotto, c'è veramente una grandissima superficie trasparente e questo dà intanto l'utilità che necessitava una piccola utilitaria come questa qui. Doveva andare a combattere un must come la Mini e doveva combattere ovviamente anche con la 112. È una macchina leggermente più moderna di entrambe, ma hanno combattuto quasi ad armi pari fino all'inizio degli anni 90 per quanto riguarda Mini inglese e Mini italiana / argentina. La Mini Innocenti Leyland, la Innocenti Small, insomma la base da cui poi è nata la più sportiva De Tomaso Turbo, faceva della semplicità la sua forza, ma non era una macchina economica, non nacque come economica, anzi partirono, e da qui il motivo per cui si è ricorso a Bertone, quindi a Marcello Gandini. La macchina doveva essere una utilitaria di una certa classe ed eleganza e così fu. Interni scarni ma eleganti, una linea vagamente a cuneo, abitabilità leggermente migliore rispetto a Mini e a 112. Tuttavia il tempo non ha dato eccessivamente ragione a questo progetto e oggi di Innocenti Small o di Mini Leyland non si vede in giro un'anima. Sono state probabilmente tra le utilitarie più rottamate degli anni 90 e 2000, a differenza delle Mini De Tomaso. Queste piccole bombe qui oggi valgono dai 5.000 euro in su più o meno per le versioni più appetibili. È una macchina che a mio avviso ha un bel carattere, sia esteticamente che dinamicamente, si comporta in un modo molto particolare, cioè è un turbo che non sembra un turbo ma sembra un piccolo 4 cilindri 16 valvole, si comporta in modo molto più moderno di quello che dovrebbe sulla carta, molto sfruttabile, più di quanto credessi per un piccolo turbo di questo genere, non arriva la schicchera nella schiena che uno si aspetterebbe da una macchina così leggera, è invece molto più modulabile, la spinta arriva già dai primissimi giri
non ti mette in difficoltà a livello di potenza, quindi l'erogazione, come dicevo, è molto lineare, non è per niente da turbo, può essere una piccola delusione per chi si aspetta una bombetta a mano, ma non è così. La potenza però c'è, e questo è anche, oltre il suo fascino, anche il suo problema. Perché? Perché se da un lato le piccole gommine da 12 danno la sensazione di tagliare l'asfalto come 4 squaletti, dall'altra questo si paga con degli schizzi a destra e a sinistra in balia delle imperfezioni dell'asfalto. Quindi la più piccola delle crepe che voi trovate, tipo questa, si ripercuote sullo sterzo provando a togliertelo dalle mani. E parlando proprio di cerchi, fate caso al disegno di questi piccoli 12, somigliano a quelli della Miura. Cerchi molto leggeri che ospitano un discreto impianto frenante, aiutato dal peso esiguo della macchina, ma comunque frena, cercando anche di staccarti il sedile dalle guide e mandandoti in faccia al parabrezza. Accelera, frena, sterza, ma il suo discreto sterzo non va tanto d'accordo con il suo avantreno. Non capisco se c'è qualcosa che non va nell'architettura, nello schema delle sospensioni anteriori, o se manca qualche stabilizzazione, problema condiviso con un po' tutte queste piccole sportive compatte di quell'epoca, tranne che dalla 112. La 112 Abarth questo problema non ce l'ha. Ha un avantreno appunto che tira in modo imprevedibile, dalla parte anche opposta talvolta di quella che vorreste voi. Non è una gran sensazione, ma da dove viene fuori questo 3 cilindri 1075 cavalli turbo? Non è roba italiana, è invece roba giapponese. Da dove viene? Dalla Charade. Ve la ricordate la Charade? Il motore proviene da quella macchina assurda lì che non ricorda nessuno, ma che prima o poi proverò, perché anche lei una bella storia da raccontare. E l'erogazione così fluida di cui parlavo prima viene anche dal fatto che questo motore è alimentato da un carburatore semielettronico, quindi somiglia a un'iniezione meccanica, si comporta in maniera simile, ma mantiene l'ignoranza del carburatore. Quindi la macchina risulta comoda, obbediente, ma anche molto molto arrogante. La pedaliera per il mio ginocchio e il mio piede non è delle più comode, perché o sbatto il ginocchio sul volante oppure non ho lo spazio fisico per allargare ginocchio e tallone e fare puntatacco. Però devo dire, raramente ne ha bisogno. Come una macchina moderna, soltanto da terza a seconda qualche volta fa fatica, però comunque è una macchina che non mi fa mancare a livello di comfort gli anni in cui vivo, nonostante la pedaliera sia disassata come sulle Mini, quindi tutto l'insieme dei pedali è spostato verso la destra di chi guida. Il volante ha il giusto diametro, quindi molto più comodo e con l'impugnatura più spessa, a differenza di tante altre piccole di quell'epoca, quindi si abbandona il legno in favore della pelle. Alejandro De Tomaso ci piazza il suo bello stemma con qualche accorgimento sul volante Momo e rende il cruscotto degno di un piccolo aereo da turismo, con tutti questi begli strumentini inutili perché poi non servono a molto, compreso il manometro del turbo, il contagiri al contrario. Bella! I sedili non sono avvolgenti come sulle sportive di oggi, anche le più umili, ma avendo l'imbottitura della base molto morbida, finisce per avvolgerti, per farti scivolare in basso, e quindi diventano contenitivi. Era davvero un bel po' che non mi divertivo così con una macchina che costa meno di 10.000 euro. Quanto a ignoranza siamo su livelli da prima della classe, già solo per 2 motivi: la scritta turbo così sulle fiancate e la scena di Jerry Calà in uno dei vecchi Vacanze di Natale. Si riesce a inserire la macchina violentemente, come si è portati a fare, spesso senza essere assecondati da macchine con passo così corto. In questo caso invece sì, la macchina si porta dietro il telaio, fidandosi dell'input dato dallo sterzo, una piccola peste che ti fa sentire speciale. L'ultima macchina che ho guidato è stata una Bugatti EB 110, eppure non vedevo l'ora di salire sulla piccola De Tomaso, giuro.
In conclusione, quindi, è una macchina che si potrebbe collezionare? Dal mio umile punto di vista, sì, è troppo figa.